Cari amici, bentornati a Stappa con Gambero Rosso, il nostro viaggio virtuale tra le più belle vigne d'Italia alla ricerca di grandi vini, quelli che poi trovate recensiti sulla nostra guida Vini d'Italia, giunta ormai alla 34esima edizione, quella del 2021. Bene, oggi andiamo a sud, andiamo in Sicilia, nel sud della Sicilia, a Trapani e più precisamente a Marsala. Facciamo visita a un'azienda che ha radici antiche, si tratta della Caruso e Minini e l'azienda si può dire che nasce nei primi del Novecento quando Nino Caruso decide di iniziare a coltivare la vite e a produrre vino. Però la vera svolta c'è 3 generazioni dopo, quando i fratelli Caruso e in particolare Stefano incontrano Mario Minini, imprenditore, distributore di vino che risiede nel nord Italia e decidono di dare un impulso fondamentale all'azienda. Caruso e Minini oggi è una realtà importante che vanta 120 ettari di vigneti. E nella zona di Giummarella e di Cuttaia trovate tutte le uve della tradizione per una produzione importante, 120 ettari dicevamo e vini di successo, vini di stampo moderno esportati in tutto il mondo. Oggi poi l'azienda ha fatto un ulteriore passo in avanti, è entrata la 4ª generazione. Accanto a Stefano Caruso troviamo le figlie Giovanna e Rosanna, quindi una cantina che si sta tingendo di rosa. La sede è a Marsala, in un antico baglio dei primi del Novecento, del 1904 per la precisione, modernamente attrezzato, e dalle vigne dell'azienda vengono le uve che si trasformano in più linee di prodotti, ma tutti molto legati al territorio. Noi dalla linea di maggiore prestigio abbiamo scelto un rosso che si chiama Cutaia ed è un nero d'Avola riserva dell'annata 2017. Cutaia il nome è un toponimo ma ha anche un significato. I cuti sono i ciottoli levigati che troviamo sul greto di un fiume in lingua siciliana. E Cutaia ha proprio questo terreno ricco di ciottoli e di argille, elementi che danno una bellissima struttura a questo nero d'Avola. Un rosso fitto, cupo, un vero nero d'Avola che matura 24 mesi in cantina prima della commercializzazione, anzi più di 24 mesi perché fa 24 mesi di legno in tonneau, quindi da 500 litri, e poi 6 mesi di affinamento in bottiglia. Beh, il colore l'abbiamo visto, è un colore di un vino fitto, concentrato, il naso è esuberante di toni di frutti rossi, maturi e stramaturi, quindi la ciliegia, la marasca, il ribes nero, la prugna, le erbe della macchia mediterranea, ma anche una nota di agrume candito, di arancia candita, e poi dopo queste erbe officinali compare una nota di tabacco, di cacao, di fumet, insomma un naso ricco, complesso, avvolgente. In bocca il vino è rotondo, è morbido, è cremoso, ha queste note di confettura di frutti rossi, ma allo stesso tempo è secco e asciutto, è sorretto da una bella vena acida che lo
porta fino in fondo sul palato in un bel finale all'insegna dei frutti rossi, con delle sfumature anche floreali, tannini delicati, eleganti, morbidi, avvolgenti. È un vino robusto, corposo, caldo di alcol, ma devo dire davvero equilibrato. Questa lunga maturazione, prima in botte e poi in bottiglia, gli ha dato quella finezza, quell'equilibrio, quell'eleganza che ritrovate tutte nel bicchiere. Beh, brave le sorelle Caruso, brava tutta l'azienda. È un rosso di carattere, elegante, strutturato, polposo, un grande rosso del sud, un classico rosso siciliano, e questo ci fa capire perché i neri d'Avola, il nero d'Avola è un vino che rappresenta così bene la Sicilia ed è così amato in Italia e in tutto il mondo. Bene, questo è un vino da portare sicuramente a tavola e qui potete sbizzarrirvi, insomma è un rosso che ama gli abbinamenti corposi, quindi primi piatti dai sughi di carne decisi, formaggi anche stagionati, cacciagioni, carni rosse, arrosti, preparazioni della cucina tradizionale come le braciole in salsa di pomodoro. Non c'è che l'imbarazzo della scelta, veramente. Un vino suadente, elegante, servito fresco anche con piatti di pesce dal gusto saporito, come non so, i bocconcini di tonno, per esempio con la salsa, non ha paura di abbinarsi e poi ha un grande equilibrio, una grande freschezza e quindi ha questa versatilità negli abbinamenti che è straordinaria. Bene, noi facciamo i nostri migliori auguri alla quarta generazione affinché prosegua questa strada di successo che è stata tracciata da chi l'ha preceduta. Vi consigliamo di farvi una vacanza appena sarà possibile in Sicilia, nel Trapanese. Marsala è una città bella e Trapani lo stesso, che hanno tanto da offrire, ma l'entroterra è un vero giacimento di bellezze paesaggistiche, archeologiche e di giacimenti gastronomici. Vale la pena di andarci. Noi con questo vi salutiamo, brindiamo alla vostra salute e vi diamo appuntamento sempre qui su Stappa con Gambero Rosso. Ciao!